Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la personalizzazione della nostra impaginazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la pagina per la personalizzazione dei nostri menu. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione personalizza layout e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo personalizza menu, identificativo personalizza menu, descrizione pagina dedicata alla personalizzazione del layout menu per la parte pubblica del sito e gli diciamo tramite questa pagina sarà possibile modificare l'aspetto grafico e comportamentale dei menu. Nome file contenuto principale personalizza menu.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 4. Poi come sempre modifichiamo il redirect ovviamente a se stesso. Quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza menu e qua strutturiamo il form per personalizzare il nostro menu. Quindi apriamo il file appena creato. Da personalizza impaginazione includiamo la nostra anteprima e quindi il div con l'index mini che abbiamo creato nella precedente videoguida. Nel primo td cancelliamo la classe e qua gli diciamo vertical align top e impostiamo i campi per la modifica. Poi dobbiamo selezionare i dati della pagina index.php, includere il file CSS originale e controllare se è stato già definito un file CSS invece per l'impaginazione dovuta alle modifiche tramite il nostro CMS. E quindi tutta questa parte qua. Quindi sostanzialmente le modifiche che abbiamo portato nella precedente videoguida. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ha caricato correttamente la nostra anteprima con l'impaginazione che abbiamo impostato nella precedente videoguida. Ora invece vediamo di selezionare i nostri menu e qua al lato generare il form per la modifica dei dati dei nostri menu. Per fare questo ci spostiamo in personalizza menu e nel primo td apriamo anche qua un div e gli diamo style overflow y scroll e un'altezza fissa come per l'anteprima, quindi aperto e chiuso, e al suo interno apriamo il PHP e ci selezioniamo dal database tutti i menu della parte pubblica e quindi faremo una cell menu, quindi select stellina from menu e gli diciamo anche order by posizione ask, ricaviamo i dati e poi gli diciamo while, quindi per ogni menu che trova gli facciamo definire una tabella, quindi table, e gli diciamo with 100%, class form,
gli diamo un identificativo univoco, quindi table underscore, e concateniamo qua eco $row menu al campo menu id, quindi l'identificativo associato al file CSS del nostro menu, e chiudiamo la nostra tabella. Poi apriamo una riga, quindi tr aperto chiuso, e una cella colspan 2 e gli diciamo style font size 12 pixel, quindi aperta e chiusa, e al suo interno ci scriviamo menu selezionato, e qua concateniamo eco $row menu al campo menu id. Quindi salviamo, premiamo F5 e ci sta stampando correttamente l'identificativo del nostro menu, quindi il menu top è il menu area riservata. Ora quello che vogliamo fare come prima possibilità per la personalizzazione dei nostri menu è poter cambiare lo sfondo al contenitore di riferimento, e quindi nel nostro form definiremo un nuovo rigo td colspan 2, lì togliamo il font size e gli diciamo colore sfondo div menu, e gli diciamo, visto che ci siamo, anche style background color, e scegliamo un colore di sfondo. Poi andiamo a capo e definiamo una riga con una cella del 20% e qua gli scriviamo red, quindi colore rosso, e all'interno del secondo td, quindi andiamo a capo, e all'interno del secondo td, quindi width 80%, inseriamo una input type range e gli diciamo minimo 0, massimo, quindi max 255, step 1, value 0, start 0, e poi gli diamo un identificativo, quindi id uguale a red div, e qua concateniamo eco $row menu al campo menu id, e chiudiamo per il momento il nostro input. Quindi chiudiamo il td e chiudiamo il tr. Poi definiamo un nuovo rigo per quanto riguarda la tonalità del verde, e quindi green, e quindi qua sarà green div di row menu id, e un'altra per il blu. E quindi blue div. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, quindi ci ha caricato per ogni menu 3 slider che permetteranno di cambiare la tonalità del rosso, del verde e del blu da 0 a 255. Perfetto, ora dobbiamo fare la funzione che ci cambi lo sfondo dei nostri div, e ogni input range, quindi all'on input, come abbiamo visto nella precedente video guida, richiamerà la funzione che chiamiamo set color div, e gli passiamo in ingresso il nostro menu.
quindi il menu selezionato. Quindi l'onInput lo impostiamo per tutti e tre i nostri input type range. Bene, quindi ora vediamo di definire questa funzione in JavaScript, quindi la chiamiamo setColorDiv. Definiamo i tag script, quindi type text JavaScript, aperto e chiuso, function setColorDiv che prende in ingresso l'id, recuperiamo i dati selezionati e quindi var red sarà uguale a document.getElement by id, e qua ovviamente ci va red div underscore più id, quindi l'identificativo del nostro input range, perché tutti li abbiamo definiti con red underscore div e poi abbiamo concatenato il menu selezionato, quindi red div, e qua ci va concatenato il menu id, e gli diciamo punto value, quindi recuperiamo il valore dell'input type range. Poi vogliamo convertire il valore, quindi da 0 a 255, in esadecimale per poterlo associare nel formato esadecimale, e quindi definiremo redX che sarà uguale a number red.toString 16. Quindi tramite questa funzione stiamo convertendo il numero decimale in stringa formato esadecimale. E poi gli diciamo if redX length, quindi la lunghezza della variabile redX è uguale a 1, allora gli diciamo che redX è uguale a 0 più redX, punto e virgola. Quindi stiamo controllando la nostra variabile redX e gli stiamo dicendo che se è composta da un'unica cifra gli deve concatenare davanti lo 0, perché il formato esadecimale è composto da 6 cifre, precedute ovviamente dal cancelletto. Bene, ora replichiamo la stessa procedura per gli altri colori, e quindi var blue document get element blue e div, bluex, quindi blue to string, e if blue x di length è uguale a 1, allora blue x sarà uguale a 0 blue x. Perfetto, ora facciamo lo stesso col verde, quindi red green blue, dovevamo definirlo qui, perfetto. In questo modo abbiamo recuperato e convertito i nostri dati. Ora definiamo la variabile colore, quindi var color div sarà uguale a cancelletto più redX più greenX più bluex, punto e virgola. Quindi abbiamo definito il nostro colore, ora non ci resta che associare al contenitore principale del menu selezionato
il colore scelto. E quindi per prima cosa identifichiamo il nostro div, e quindi var div sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci va il nostro menu, e poi gli diciamo parent node.id. Con parent node saliamo di un grado nella gerarchia dei nostri menu, e quindi il menu identificherà in questo modo il contenitore che lo ospita, e tramite .id recuperiamo il suo identificativo. E quindi per finire dovremo dirgli document.getElement by id, e qua ci va il div ovviamente, poi gli diciamo style.background color uguale a color div, punto e virgola. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo lo slider del menu superiore e non sta cambiando lo sfondo, quindi stampiamo l'identificativo per vedere se stiamo ricevendo i dati. Ok, la funzione sta, diciamo, ricevendo la chiamata, però non ci sta passando direttamente il valore, perché certo la funzione il valore all'interno della funzione lo dobbiamo passare tramite gli apici, ecco perché. Quindi cancelliamo l'alert, anzi lo commentiamo qualora ci dovesse riservire, premiamo F5, riselezioniamo il rosso e come vedete ora in tempo reale ci sta cambiando lo sfondo. Perfetto, controlliamo anche per il menu dell'area riservata. Bene, sta funzionando. Bene, in questo modo andiamo quindi a modificare il colore di sfondo. Come prossimo step vorrei poter modificare il font size dei nostri menu, però per evitare di sovraccaricare di dati questa parte qua, vorrei inserire un checkbox che ci permetta di definire le modifiche soltanto per il menu che abbiamo selezionato. E per poter fare questo, quindi apriamo il nostro file index.mini. Nell'intestazione del file ci selezioniamo l'id della pagina personalizza menu, perché questo file lo stiamo utilizzando anche in personalizza impaginazione. Quindi selezioneremo $sell pg menu, quindi selezioniamo l'identificativo, quindi select id pagina from pagine privata, e gli diciamo where identificativo alfanumerico è uguale a personalizza menu. Quindi ricaviamo il nostro dato, res pg menu, e row pg menu quindi res pg menu. Perfetto. E nella generazione dei nostri link, quindi dei nostri menu, gli diciamo if id pagina, quindi l'identificativo della pagina privata in cui stiamo lavorando, quindi in questo caso 45, corrisponde all'id di personalizza menu, qua gli facciamo inserire i checkbox. Quindi uguale a $row pg menu al campo id pagina,
Allora apriamo l'LA e al suo interno inseriamo una input type checkbox, gli diamo un identificativo e la chiamiamo check underscore e qua ci mettiamo row menu al campo menu id, forse è meglio andare a capo, e poi gli diciamo on click genera modifiche, quindi richiamiamo questa funzione che quindi dovremo creare, che prenderà in ingresso l'identificativo del nostro menu. Perfetto, quindi salviamo e in personalizza menu nell'intestazione del nostro file definiamo la funzione genera modifiche che prende in ingresso l'identificativo, recuperiamo le occorrenze del check selezionato e quindi var check sarà uguale a document.getElement by id e qua ci va check underscore più id punto e virgola e gli diciamo if check.checked uguale true, quindi se è stato selezionato il checkbox ed è attivo, allora gli diciamo document.getElement by id e qua ci va l'identificativo della nostra tabella, quindi table id table concatenato con l'id menu, quindi table più id e poi gli diciamo punto style punto display uguale inline table, altrimenti quindi else document get element by id display none, quindi nascondiamo il contenuto. Perfetto, quindi di default la nostra tabella la impostiamo, quindi ogni tabella del menu gli diciamo style display none. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, quindi sono stati nascosti i dati per la personalizzazione dei menu e sono stati inseriti ovviamente anche i nostri checkbox perché l'identificativo della pagina corrisponde. Clicchiamo su personalizza menu top e come vedete ci ha aggiunto la tabella per la personalizzazione del menu top e come vedete sta funzionando correttamente. Non solo, ora possiamo anche aggiungere ovviamente il menu area riservata e personalizzare anch'esso e poi poter anche ovviamente al secondo clic, quindi alla deselezione del nostro checkbox, nascondere i dati e conservare la scelta effettuata. Bene, ora quello che vogliamo fare è definire anche la possibilità di modificare il font size e quindi definiremo un nuovo rigo e qua gli scriviamo font, quindi font size menu e aggiungiamo un trtd correspond 2 dove invece ci mettiamo lo slider e quindi input type range minimo 10 massimo 20 pixel
Step 1, value 0, start 0, identificativo font size, quindi font size menu, e richiamiamo la funzione set font size e gli passiamo l'identificativo. Quindi nell'intestazione del file creiamo anche la funzione, quindi function set font size, che prenderà sempre l'identificativo in ingresso. Recuperiamo la dimensione, quindi size, quindi document.get element by id, e quindi qua ci va font size più id punto value, e poi lo associamo al menu, quindi document.get element by id punto style punto font size uguale a size più pixel, punto e virgola. Salviamo, premiamo F5, menu top, modifichiamo il size e come vedete sta modificando correttamente la grandezza del nostro font. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida continuiamo questa sezione definendo ulteriori parametri di configurazione per i nostri menu.